Benvenuti, anime pazienti che sanno che le storie più belle non sono fuochi d'artificio che si spengono in un attimo, ma bracci che restano vive sotto la cenere del tempo. Benvenuti a casa, nel vostro rifugio di emozione e verità, siete su Segreti Turchi. Oggi il mondo del pettegolezzo è stato scosso da una rivelazione che non esito a definire tellurica. Dimenticate ciò che credevate di sapere su una delle coppie più riservate e magnetiche della Turchia. Dimenticate date ufficiali e favole da comunicato stampa. Gökberk YLDRM, l'uomo la cui corazza è la discrezione, ha abbassato lo scudo e, davanti a tutti, ha riscritto la loro cronologia. Le sue parole, pronunciate con una sincerità che disarma, hanno spalancato una finestra su un passato sconosciuto. Una storia iniziata 2 anni fa, fatta di occasioni sfiorate che diventano destino, di prime impressioni sbagliate e di un amore che ha atteso il momento giusto per sbocciare. Prima di tuffarci in questo viaggio tra tempo ed emozione, vi chiedo un piccolo gesto per sostenere il nostro scavo nel cuore dei fatti. Lasciate un like se credete nel fato, iscrivetevi per non perdere mai la verità dietro le apparenze e, per chi vuole la prima fila nel teatro del gossip, il tasto Catil è la vostra chiave d'oro. Siete pronti a scoprire cosa è davvero accaduto 2 anni fa? Andiamo! La notizia è calata come un fulmine in una serata di gala che sembrava scorrere tranquilla. Gökberk YLDRM, attore acclamato per il talento cristallino e per l'abilità quasi soprannaturale di custodire la propria vita privata, si è ritrovato circondato dai microfoni. Di solito in quei momenti arrivano frasi di circostanza, sorrisi enigmatici, schermaglie per proteggere il cuore. Ma stavolta qualcosa era diverso. Forse la sicurezza di un uomo innamorato, forse il desiderio di rendere giustizia alla donna al suo fianco. Fatto sta che Gökberk ha deciso di parlare. E non del meteo, né dei prossimi set. Ha parlato di lei. Di Cemre Arda. E ha fatto detonare una bomba narrativa che ha rimbalzato ovunque. La loro storia non è iniziata quando tutti pensavamo. Si crede che ci siamo conosciuti su un progetto, che sia stato il classico colpo di fulmine sul set, ma non è così. Ha esordito con una calma che strideva con lo stupore dei presenti. La verità è che il nostro primo contatto risale a molto prima. Eravamo nella stessa situazione 2 anni fa. All'epoca vivevamo vite diverse, ma ci eravamo notati. Fermiamoci a sentire il peso di quel passaggio, 2 anni fa. Cambia tutto. Niente luci di produzione, niente amore nato sotto i riflettori. Era un seme messo a dimora nel silenzio, lasciato a germogliare mentre entrambi percorrevano strade separate, senza sapere che quelle strade, un giorno, si sarebbero incrociate nel punto perfetto. La parte più affascinante, quella che ci mostra l'uomo oltre la stella, riguarda la prima impressione che Gökberk ebbe di Cemre. Immaginiamo spesso che uomini come lui, abituati all'adorazione, siano convinti di poter conquistare chiunque. Eppure la sua confessione svela un lato inedito, quasi timido. Ricordando l'istante in cui incrociò lo sguardo di Cemre Arda, ha usato parole che suonano di verità cruda. Era molto silenziosa, distante. Onestamente ho pensato: questa donna non poserà mai gli occhi su di me. Mi è sembrata irraggiungibile nella sua quiete. Eccoci al cuore psicologico. Cemre non cercava i riflettori. Non alzava la voce, non reclamava il centro della scena. Appariva fredda, distante, o forse soltanto avvolta da una dignità riservata, capace di mettere soggezione perfino a Gökberk YLDRM. Lui, capace di far sognare milioni di fan, si sentì piccolo dinanzi a quel silenzio. Credevo di non interessarle, ha ammesso. Un'onestà che sorprende e conforta. Spesso l'amore autentico non nasce dalla spavalderia, ma dal dubbio, dallo stupore davanti a qualcuno che percepiamo come altro da noi, superiore, misterioso. Poi Gökberk ha scavato più a fondo nel ritratto della sua compagna di vita, rivelando che ciò che scambiò per freddezza era, in verità, l'armatura di una personalità fortissima. Sotto quel silenzio c'era una forza notevole, ha detto. Qui tocchiamo il punto cruciale della loro dinamica. La scelta di Cemre Arda di tenersi lontana dai tabloid,
La decisione consapevole di vivere nell'ombra invece che nella luce accecante della fama riflessa non è fragilità, è forza. In un mondo dove tutti gridano per farsi vedere, dove i partner dei volti noti sgomitano per la visibilità, Cemre ha intrapreso la strada opposta. Ha scelto di restare un enigma. E paradossalmente è su quell'enigma che si è cementata la loro relazione, solida come il granito. Proteggere la nostra vita privata ha reso il legame più prezioso, ha sottolineato Gökberk. Cemre non cercava Gökberk l'attore, cercava l'uomo. E per guardare l'uomo, bisognava tenersi lontani dal circo mediatico. Ma come si passa dall'essere due sconosciuti che si studiano da lontano al diventare casa l'uno per l'altra? Qui entra in gioco il tempismo perfetto del destino. Dopo quel primo incontro fugace e intimidatorio, le loro esistenze hanno continuato a scorrere su binari separati per 2 anni. 2 anni in cui sono cresciuti, cambiati, preparandosi senza saperlo al momento giusto. Alcune persone lasciano un segno anche se non entrano subito nella tua vita, ha filosofato Gökberk. E poi, quasi per magia, degli amici comuni hanno riallacciato i fili. Si sono rivisti. Ma stavolta erano diversi. Erano pronti. Quel giorno abbiamo parlato a lungo, ha ricordato, e nel sorriso si udiva memoria. Di vita, di carriera, di solitudine. È allora che ho detto va bene. Al nostro secondo incontro tutto si è rischiarato. Era come se il tempo ci avesse preparati esattamente per quell'istante. Ascoltate i temi, vita, lavoro, la solitudine che graffia quando le luci si spengono. Non chiacchiere da primo appuntamento, ma un denudarsi dell'anima. Hanno messo sul tavolo paure e vuoti, e in quel confronto profondo Gökberk ha avuto un'epifania. Cemre era il tassello che mancava alla mia storia. Non un ornamento, ma la tessera senza la quale il puzzle restava incompleto. Da quelle parole si è scatenata un'ondata d'affetto sui social raramente vista. Migliaia di commenti hanno invaso le piattaforme elogiando la coppia non per l'estetica, ma per la densità del loro legame. Questo è amore vero, una storia quieta e profonda, scrivevano i fan. L'eleganza riservata di Cemre Arda è diventata un faro. In un'industria che si nutre di scandalo e sovraesposizione, lei è stata proclamata icona di misura e classe. In tanti hanno apprezzato il fatto che non abbia mai provato a sfruttare la fama del compagno, preferendo costruire qualcosa di autentico lontano dagli sguardi indiscreti. Non pochi sostengono che questo rapporto sia una delle ultime oasi di intimità genuina nel deserto del gossip. E voi, credete nel tempismo? Vi è mai capitato di incrociare la persona giusta nel momento sbagliato, per poi ritrovarla quando eravate pronti davvero? Questa vicenda ci insegna a non forzare le cose, ciò che è destinato a noi troverà la strada, anche se impiegherà 2 anni. Raccontatemi nei commenti le vostre coincidenze, trasformiamo questo spazio in un diario di destini che si sfiorano e poi si ritrovano. E se questa narrazione vi ha toccati, ricordate che il vostro sostegno col tasto Catil ci permette di raccontare storie con la cura che meritano. Torniamo per un attimo alla presunta freddezza di Cemre. È affascinante pensare a quanto possano ingannare le percezioni. Gökberk interpretò la sua riservatezza come disinteresse, forse addirittura come superbia. Pensavo che non mi avrebbe mai guardato. Quante storie non nascono per questo timore? Per un malinteso muto. Per fortuna, il destino offrì loro un secondo giro. E stavolta Gökberk trovò il coraggio di guardare oltre quella distanza apparente. Scoprì un mondo interiore ricchissimo, una donna con obiettivi chiari, aspettative emotive, una visione della vita che combaciava con la sua. Prospettive, obiettivi, bisogni del cuore, era tutto sorprendentemente allineato, ha spiegato. Non fu soltanto attrazione, fu la compatibilità dei valori a trasformare quel secondo incontro in un per sempre. C'è un messaggio forte che Gökberk YLDRM ha inviato ai colleghi e a chi osserva da fuori. La privacy non è un capriccio, è una condizione di sopravvivenza dell'amore. Proteggere la nostra vita privata ha reso la relazione più preziosa. Quando nessuno ti guarda, non devi recitare.
Puoi essere te stesso. Puoi ammettere le fragilità, quella solitudine di cui parlava. Con il suo rifiuto di mettersi in vetrina, Cemre Arda gli ha regalato uno spazio sicuro. Un luogo protetto dove lui non è l'attore famoso Gökberk YLDRM, ma semplicemente Gökberk. L'uomo che temeva di non essere visto. E lei l'ha visto. Davvero. Ora che il velo su quel passato è stato sollevato, guardiamo Gökberk e Cemre con occhi nuovi. Non sono solo una coppia bella e misteriosa, sono due viaggiatori del tempo che hanno saputo aspettare. La loro non è la storia dell'impulso. È una maturazione lenta e inevitabile. Questa confessione segna una svolta nel racconto pubblico, non devono più correggere la versione ufficiale, perché la verità è più bella di qualunque finzione. È una storia che accende speranza in tutti noi. Dice che anche quando ci sentiamo soli, anche quando chi amiamo pare inaccessibile, il tempo potrebbe lavorare a nostro favore. 2 anni possono sembrare un secolo, ma se la ricompensa è un amore così, ogni secondo vale la pena. E siamo arrivati in fondo a questo viaggio nel cuore di Gökberk YLDRM. La sua rivelazione ci ricorda che l'amore sa aspettare, che le prime impressioni possono ingannare, che il pezzo mancante del nostro puzzle è là fuori e aspetta solo il momento esatto per incastrarsi. Se questa storia ha toccato corde profonde, se credete nella magia delle seconde possibilità, mettete un like. Condividetela con chi ha bisogno di sapere che il vero amore sa attendere. Iscrivetevi a Segreti Turchi e attivate la campanella, perché ci sono ancora migliaia di storie nascoste pronte a venire alla luce, e noi saremo qui per raccontarle. Grazie per aver ascoltato con il cuore. Un grande abbraccio. Alla prossima, quando il vostro destino tornerà a bussare.